Ritrovato? Buongiorno, grazie a voi ancora per l'invito. Buon pomeriggio. Stavamo facendo due chiacchiere, ovviamente qui stavamo un pochino scherzando, in realtà sulla staffetta di ieri, ovvero è partito Okafor e è rimasto fuori Leao. Leao è rimasto fuori per scelta tecnica, sembra, per l'ennesima volta, tra l'altro. Ma voglio pensare che sia stata una questione di turnover per non affaticarlo. Io credo che sappiate cosa penso di Leao. Io non ho dubbi sul fatto che Leao sia un campione del calcio moderno. È inutile stare a pensare ai grandi del Milan e non solo del Milan del passato, è inutile fare paragoni. Oggi tra i giocatori che ci sono in Serie A io più forti di Leao non ne vedo, e quindi penso che anche Fonseca ieri abbia fatto così per evitare, pensava di poterla vincere semplicemente con Okafor, che non ha nulla a che vedere con Leao, ecco. Voglio pensare questo. Poi quando ha visto che la partita non si sbloccava ha messo Leao e con Leao è diventato tutto un po' più semplice. Gianni, siamo a fine novembre, però il Milan ancora non riesce ad ingranare. Al di là della fase difensiva che mi sembra un tasto abbastanza dolente, cos'è che sta continuando a non funzionare in questa squadra? Probabilmente questi cambi continui di giocatori, di gioco, probabilmente Fonseca non riesce a farsi capire dai suoi calciatori, probabilmente i suoi calciatori non... Il Milan è stato costruito male, no? Questo l'abbiamo detto più volte, io l'ho scritto più volte, però io penso che il Milan sia forte nelle individualità. Non ne vedo sulla carta squadre più forti del Milan, con le quali il Milan non se la può giocare in Serie A, e la sua posizione in campionato è indecorosa rispetto al valore della rosa, quindi c'è qualche cosa su come viene allestita la formazione che ancora non è stato trovato. Il compito di Fonseca è quello di trovare la quadratura del cerchio. Quelli che, ritornando a Leao, le tre panchine consecutive sarebbero state 4 se si fosse giocato la partita di Bologna. Io vedo che ancora leggo così colleghi anche anziani come me, esperti come me, che dicono la lezione di Fonseca è servita. Io non penso che sia servita a niente la lezione di Fonseca, io non penso che sia servita che Leao sia cresciuto e il Milan sia cresciuto perché Fonseca ha rinunciato al suo giocatore più forte per una serie di partite. A me quello sembra un errore, non essere riuscito a sfruttarlo in pieno come di dovere per tutte le volte in cui il Milan ha giocato, e lo stesso si dica per i giocatori più forti, a cominciare continuando con Teo Hernandez. Quelle sono responsabilità dell'allenatore. Io non ero prevenuto su Fonseca, e credo che anche a Radio Rossonera di averlo detto più volte. A me Fonseca, avevo dei feedback molto positivi, mi dicevano che era un allenatore preparato, quindi il Milan non è a quanti sono? 9 punti dalla prima perché c'è Fonseca e Conte sta a Napoli. Non è quella la differenza, secondo me. Semmai se il tifoso del Milan deve rimpiangere qualcuno del Napoli, deve rimpiangere Buongiorno, non Conte, secondo me. E questo per dire il modo di interpretare la campagna acquisti fatta dalle due società. Però ecco, Fonseca di tempo ne ha avuto, bisogna darglielo, ne sta avendo. Siamo un po' al limite, cioè che quasi alla fine del girone d'andata, non proprio alla fine ma verso la fine del girone d'andata, ancora non ci sia una difesa titolare, un centrocampo titolare, un sistema di gioco che è quello. Mi lascia un po' perplesso. Secondo me lui è arrivato con delle idee e poi sta cercando di adattare le sue idee a quella che è la sua rosa. Non penso che abbia avuto un solo giocatore per fare il suo calcio Fonseca, penso che anzi forse quelli che aveva chiesto come Salemaker gliel'hanno venduto l'ultimo giorno,
Però lì poi torniamo a parlare del discorso della proprietà, e anche lì voglio dire, sapete cosa ne penso, quando non c'è nessuno che mastica calcio, che mangia calcio in un club, la differenza rispetto ad altre società è già spiegata di lì, poi tutto il resto è una conseguenza. Appunto, volevo un pochino anche collegarmi a questo. Diciamo così, è una domanda un po', tra virgolette, particolare, nel senso, in che cosa vedi poco Milan nel Milan attuale? Perdonami, non direi poco Milan, ti vedo poco calcio, perché io non penso che sia che il Milan ai milanisti, gli interisti, l'Inter agli interisti, no, ci vuole gente di calcio, cioè gente che sa che cos'è il calcio, sa che cos'è il mercato, gente che non butta via i soldi con acquisti che si rivelano errati, ma lo dicevamo tutti, non lo so tutti, no, tutti no, non lo so, anzi no. Io lo dicevo quest'estate che Emerson Royal non era un giocatore che poteva fare meglio di Calabria. Emerson Royal è molto peggio di Calabria, eppure hanno speso 15 più 3, 18 milioni per un giocatore che non serve, che si terranno in pancia chissà per quanto tempo. Ma chi l'ha comprato? E poi perché il Milan non fa... Mi sembra che riesce sempre, cioè mancando quella figura come dire autorevole, quella figura in grado di fare delle trattative, il Milan perde sempre quando fa delle trattative, perde se deve comprare, perde se deve vendere, e io non so, mi sembra, perché poi questa proprietà ha speso in questi anni, non è che non ha speso male, ha buttato i soldi, ci sono tutta una serie di giocatori, ma io così, perdonatemi, forse una piccola divagazione. L'anno scorso, non questo mercato, nell'estate del 2023, il Milan si è un po' virato agli americani, no? Pare che Redbird volesse aprirsi al mercato americano, quindi ha preso dei giocatori statunitensi e ha preso Pulisic, meno male per il Milan che l'ha preso, e ha preso Musa. Musa è stato pagato più di 20 milioni dal Valencia, ma in quegli stessi giorni la Juventus, dove c'era chi capisce di calcio e dove evidentemente c'era chi anche sapeva fare le trattative in modo diverso, per 10 milioni ha comprato il figlio di George Weah. Ma una storia come quella, cioè uno che vuol fare anche solo raccontare delle storie, ma Timothy Weah doveva diventare un giocatore del Milan. Primo, non credo che sia meno bravo di Musa, secondo, costava la metà, ma terzo, quante cose belle avreste raccontato, avremmo raccontato tutti insieme. Invece no, dato alla Juventus. Ma mi sembrano poi per prendere Musa, che dopo un anno e mezzo abbiamo capito dove deve giocare, qual è il suo ruolo? Io no. Beh, tra l'altro ci sono anche dei giocatori che ad oggi sono al Milan da diverso tempo, però non valgono i soldi che sono stati pagati. Mi viene in mente ad esempio Loftus-Cheek, che comunque guadagna uno stipendio importante come 4 milioni, però ad oggi è un'entità che non riusciamo a definire, non ci ricordiamo le sue partite, non ci ricordiamo le sue gare, però di fatto è un centrocampista del Milan in un reparto che oggi fa fatica perché è anche povero numericamente. Sì, senz'altro, hai ragione. Me questo ragazzo non piace, probabilmente anche lì non piace a me, però penso che ha un passato, ha fatto tutti ricordano la sua stagione migliore l'ha fatta con Sarri stravede per lui, quindi parlo del Chelsea ovviamente, quindi si tratta di inserirlo al posto giusto, ma una volta fa il mediano, una volta gioca sotto il centravanti, poi non parliamo del centravanti del Milan, ecco perché voglio dire 2 anni di fila che
prendono la seconda punta l'ultimo giorno, il secondo centravanti l'ultimo giorno di mercato in prestito, una volta Jovic, una volta Abraham, e poi l'allenatore chiede al centravanti di fare le cose che ha fatto contro la Juventus, dove mi sembrava più mediano, più numero 4 che numero 9, quindi non lo so. Ma evidentemente Fonseca, ripeto, io mi fido di chi mi ha detto che Fonseca è bravo, non lo stiamo vedendo però, evidentemente sta facendo degli sforzi per provare a far quadrare quello che lui ha in testa, quello che lui sa fare con le forze che ha a disposizione. Il problema è che il tempo passa e stiamo ancora vedendo fasi difensive come quelle di ieri che sono assolutamente inconcepibili. Io pensavo che il massimo si fosse raggiunto negativamente a Firenze con quel gol preso sul rinvio del portiere, rimbalzo del pallone, no, invece ieri siamo andati oltre, anche perché poi c'era una squadra decisamente più scarsa, quindi intanto il vecchio detto che al peggio non c'è mai fine evidentemente è ancora valido e il tempo sta passando e sta passando dolorosamente, al di là di quella che poi è la classifica di Champions League dove il Milan è dentro e quindi andrà sicuramente al playoff come minimo, magari riesce a passare tra le prime 8, cercherei di evitare i playoff perché i playoff saranno dolorosissimi quest'anno con tutte le grandi squadre che ci sono, che rischiano di essere invischiate, parlo del Madrid, parlo del Bayern, magari lo stesso Paris Saint-Germain, no? Che pensavamo tra le prime 8 e invece non saranno tra le prime 8 e andranno allo spareggio. Gianni, ti faccio l'ultimissima domanda, volevo chiederti un pochino se ti eri fatto un'opinione invece di quello che è l'ambiente generale del Milan, oltre alla questione societaria, giocatori, il modo in cui i giocatori a volte si atteggiano in campo, i difetti di mentalità che a volte vengono sottolineati dall'allenatore e soprattutto quello che, diciamo così, riflette nell'ambiente esterno, cioè i tifosi e quant'altro. Sembra esserci quasi una sorta di cappa, chiamiamola così. Ma non lo so, ho delle idee, però sono idee, non sono fatti, non ho conoscenze, onestamente non ho conoscenze dirette, non sono in grado di sapere qual è di fare una diagnosi precisa. Una mia opinione, e ritorno un po' al discorso che facevo in precedenza, a me sembra che la società sia debole, che la società non possa toccare le giuste corde, i dirigenti, parlo del presidente, parlo dell'amministratore delegato, non possano toccare le giuste corde dei calciatori. Non si tratta di fare della nostalgia per chi non c'è più, però indubbiamente quando io calciatore, quando mi parlavano Maldini e Boban era diverso da quando mi parlano Scaroni, ammesso che gli parli, o Furlani. E voi mi direte c'è Ibrahimovic, sì, però Ibrahimovic è troppo fresco, a parte che ha un modo di rapportarsi con gli altri che non mi sembra un po' troppo altezzoso, poi è stato compagno con parecchi di loro, non mi sembra che possa essere visto in maniera credibile rispetto a ragazzi con i quali ha condiviso lo spogliatoio, con i quali ha condiviso lo scudetto, non ha ancora l'esperienza necessaria per toccare le giuste corde che servono a creare un ambiente di tranquillità. Ecco, dovrebbe stare molto più vicino all'allenatore. Fonseca è solo in questa squadra, Fonseca non ha
ai suoi collaboratori, quelli che sono arrivati con lui, però è uno che viaggia senza il bastone del club. Questo è molto difficile. Quando giudichiamo Fonseca, secondo me dovremo tener conto anche di questo. Gianni, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima e buon pomeriggio. Buon proseguimento, buon lavoro a tutti voi. Ciao. Grazie. Ciao. Salutiamo Gianni Visnadi, noi torneremo a sentirlo tra qualche tempo.